Un trekking in Sardegna, unica zona d'Italia in cui non avevo ancora camminato in tenda, assieme agli amici conosciuti sul Cammino di Santiago. Non potevo mica dire di no. 40 km sul massiccio più alto della Sardegna per percorrere la grande traversata del Gennargentu. Insieme a 3 peregrinos agguerriti, anche se l'inizio per la mia indole ultralighter è stato un filino traumatico. Di Giuseppe quanto pesa lo zaino? Poco, qualche chilo, forse 15, ma è tutta roba tecnica. Poi 3 giorni si sa che sono lunghi. La prima giornata della traversata prevede una tappa tutto sommato facile, 11 km con 800 metri di dislivello, anche se poi noi ne abbiamo fatti 2 in più, ma vabbè. Gli odori della vegetazione del Gennargentu si fanno apprezzare subito e ti fanno immergere in una natura selvaggia e davvero cruda. Ero così felice di essere di nuovo su un sentiero sconosciuto con la prospettiva di 2 notti in tenda e assieme a 3 persone con le quali è nata una bella amicizia, di quelle sincere. Forse perché è proprio nata sul Cammino di Santiago, un posto dove la sincerità sgorga naturalmente ed è quindi difficile che non si creino rapporti profondi. Pensavo a questa cosa proprio prima di partire per questo cammino, perché ho detto guarda come può, magari dei semplici... Abbiamo passeggiato insieme, sì, ma veramente pochi giorni, perché con loro sì, qualche giorno in più, magari con te 3-4 giorni, niente di veramente così importante, comunque lungo. Eppure, cazzo, avevo voglia veramente di rivedervi, di stare insieme, di ricondividere comunque un momento, certo. Un momento insieme. Oltre al fatto, sì, ecco, ricondividere un pezzo di cammino e ricordare quello che era... Quello che è stato. Poi vabbè, essendo anche quello un po' più giovane ed essendo che tutti quanti siete stati bene o male, senza bene o male, siete stati super d'aiuto in molte situazioni, vi reputo anche un po' come dei fratelli maggiori che non ho mai avuto, quindi vabbè, anche ritrovarvi è stato fighissimo e fare un'esperienza del genere in tenda per la prima volta per me. Volevo che fosse con delle persone importanti, ecco. La prima dose di dislivello positivo di questa prima tappa era quasi andata e ci stavamo preparando ad una discesa che sapevamo che ci avrebbe fatto un po' arrabbiare. Purtroppo il cielo era pieno di foschia e i panorami non erano al top, ma l'umore era comunque altissimo e lo spottino del pranzo è stato perfetto per rilassarci. Come dicevo, però, eravamo all'inizio di una parte complicata di questa prima tappa. Facendo questa foto qua, niente, mi ero disteso sopra la cannuccia e ho iniziato a per uscire acqua e mi sono lavato e ho perso penso 200 litri, sì, 200 celle d'acqua. Bene, grazie. Disagi da cammino. Primo segno dopo un bel po' in questa discesa veramente tosta, è veramente tosta scendere di qua. Quindi se venite a fare la GTG, mi raccomando, traccia GPX e quando scendete di qua occhio perché il fondo non è proprio dei più simpatici. E dopo una discesa senza traccia con un fondo infame, un bel guado ci cascava a pennello. Guadino time, raga, guadino time dai tempi della Lapponia. C'è un tentativo di costruzione diga da parte di Beppe. Non li vedo convinti però.
In queste immagini potete ammirare un esemplare di Thomas che si illude di creare un passaggio coi massi, ma, spoiler, ha poi deciso di togliersi le scarpe e attraversare. Ci siamo conosciuti nel contesto di un cammino nettamente più comodo e ora invece stavamo affrontando i disagi di un vero trekking in mezzo alla natura. No, sono due cose completamente diverse, anche proprio completamente diverse. Cioè, l'unica matrice comune è la camminata, però qui questo è un cammino un po' più wild, un po' più essenziale nelle cose, è più di rigenerazione perché stai a contatto con la natura, odori. L'altro è un po' è un cammino, come hai detto tu, sociale, di rigenerazione psicologica, secondo me. Ancora più figo, perché vabbè è un'esperienza diversa sicuramente, però ci sono molte cose nuove da imparare e situazioni diverse che però rendono la vita ancora più lenta, ancora più piacevole e apprezzi sempre di più anche banalmente il pasto. Quindi è figo. Molto figo. È figo. Io i cammini così li preferisco di qualche giorno, semplicemente perché ecco, riesci a vivere la natura a 360 gradi, quindi che sia tutte le difficoltà del caso con la tenda e il peso e la sofferenza, e perché magari ecco, sono abituato a fare questa tipologia di cammini piuttosto che cammini lunghi. Okay. Quindi io preferisco questi, che sento di più magari la natura e la montagna o quello che sia. Non ti nascondo che con il Cammino di Santiago sono riuscito a staccare completamente, quindi un cammino lungo nel cammino lungo riesci comunque a staccare completamente la testa da tutto il resto. Primo incontro ravvicinato con dei cinghiali. Madonna. Beh, però non divertente? Poteva andare peggio, però sono ancora qua e va bene, dai. Siamo arrivati alla fine prevista per la tappa abbastanza in anticipo e quindi abbiamo deciso di proseguire per altri 2 km, come vi dicevo inizio video, in modo da raggiungere un'area picnic dove mettere la tenda. L'alternativa era mettersi in questo cuile. Cos'è un cuile? Il cuile non è altro che un ovile, con questa struttura vagamente nuragica. Niente ovile quindi, ma alla fine se l'uomo non va all'ovile, l'ovile va all'uomo. Anche se non sono sicuro che il proverbio dicesse proprio così, ma ok. Vieni con noi? Ma tu devi tornare dai tuoi amici, dai tuoi familiari? Adesso no, gli piace Tom. Abbiamo ufficialmente adottato una capretta sul nostro GTG. Piccola. Bene, allora ci siamo accampati in questa area picnic veramente bella, adesso ci siamo un po' già sistemati, stiamo usando queste gabbie per gli alberelli per asciugare un po' di cose. Tom è tornato un pochino indietro perché la pecorella ha continuato a seguirci, anzi scusate, la capretta ha continuato a seguirci, quindi è provato a tornare indietro per restituirla al gregge o ai pastori se li trovava. Invece adesso vado dove ci sono Beppe e Marco, perché hanno trovato una bella area dove fare il fuocherello, così facciamo anche asciugare 2 cose e stasera magari stiamo lì al calduccio, perché vi assicuro che non c'è per niente caldo. Con quel fuocherello però ci siamo scaldati per bene e tra un ricordo e l'altro del nostro cammino di Santiago abbiamo concluso egregiamente questa giornata di trekking. Assolutamente sì, ha mosso qualcosa all'interno di me, perché due robe naturalmente diverse, questa è quella del Cammino di Santiago, però il cammino ha mosso qualcosa. E cosa sei riuscito a portarti del cammino in un anno di vita di tutti i giorni, diciamo? Che non è facile riportare. Beh, sicuramente il minimalismo in alcune cose, nel senso che quello che fai sul cammino è renderti conto di quanto poco basti per essere felice, quindi incominciare a togliere delle cose dalla tua vita che effettivamente ti sembrano importanti ma sono semplicemente ininfluenti. Cambiato realmente poco, però dentro mi è rimasto tanto, l'esperienza, quei giorni quelli, ma sono segni che rimarranno penso ora e per sempre, quindi sì, cambiato purtroppo
difficile, che ti cambia, ti stravolga la vita, quello sì. Però diciamo che spesso ci ripenso. Sai, grazie al cammino affronti la vita normale con una consapevolezza diversa, no? Lasci andare molte cose, prendi le cose, le affronti in maniera con una filosofia diversa. Noia. Tom è uno scatarrone. Ora tutto l'internet lo sa. Comunque quasi pronti per seconda tappa. Oggi arriviamo a Punta la Marmora, che è la vetta più alta della tua terra. Esattamente. Ne sei un po' dogo fiero di questa cosa? Sono dogo fierissimo. Sono nato per questo. Quindi si va. Dopo una notte passata divinamente, eravamo pronti ad affrontare la seconda giornata, che sarebbe stata decisamente più tosta. Purtroppo la foschia continuava a farci compagnia e in aggiunta avremmo dovuto combattere contro un vento potentissimo. Il primo obiettivo di giornata erano i 1834 metri di Perdas Caprias, la vetta più alta della Sardegna, conosciuta anche come Punta la Marmora, in onore del generale torinese Alberto Ferrero della Marmora, che nel 1820 condusse qui in Sardegna diversi studi scientifici. Pare che ai sardi non sia andata molto a genio l'idea di intitolare la vetta più alta dell'isola ad un torinese. Cioè, ce l'avete anche voi, è incredibile. Ce l'abbiamo anche noi. Facciamo un pazzo di neve sardo. Un pazzo di neve. Senti il mare? Capo primo, Punta la Marmora, ci fa dare del lei in quanto di livello. Punto secondo, c'è un vento che mi pare di essere in Patagonia. Poi bello freddo. La stiamo conquistando sta vetta. Poi addio. Raga, punto più alto della Sardegna. Facciamo gli auguri di compleanno a Giusa, che nel giorno del suo compleanno ha deciso di andare nel punto più alto della sua regione. Oggi non ricorderò questo giorno. E anche questa, come tante altre esperienze simili, ha dentro di sé molto più del semplice raggiungimento di una meta. Io lo consiglio a tutti, anche a chi non è un mio amico. Vai a fare un cammino perché almeno rinsavisci. Io ne avevo assolutamente bisogno, come penso alla fine tutti quelli che cominciano il Cammino di Santiago, che insomma tutti hanno un motivo per cui andare, no? Un momento in cui si sentono il bisogno di dare una svolta o ricominciare, resettare tutto. Quindi per chiunque si senta in quella situazione, proprio a occhi chiusi gli direi proprio senza esitare, vai. Cioè un minimo di camminare, di natura ti deve comunque piacere, nel senso devi essere propenso a anche la fatica, perché comunque portare lo zaino in spalla non è una cosa indifferente. Ti aiuta. Io consiglio sempre, magari a chi me ne parla, di farlo tutto. So che è quasi impossibile che una persona riesca a farlo tutto, perché ci impiega veramente tanto tempo, però facendolo tutto riesci veramente a capire il significato del cammino, riesci anche a ragionare di più su quello che effettivamente di cui hai bisogno, comunque riesci a viverlo di più, quello sì. Facendolo solo la parte finale riesci comunque a vivere una parte del cammino, alcune emozioni, però secondo me non appieno come farlo tutto dall'inizio. It's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I accept it now. It's time to let it go out and start again.
it's not that easy, but I've got high hopes. It takes me back to when we started. High hopes, when you let it go out and start again. High hopes, when it all comes to an end, but the world keeps spinning around. Dopo la dura salita, dopo un pranzo rifocillante, ci rimanevano gli ultimi chilometri sempre accompagnati dal vento impetuoso. Ma era un disagio che stavamo affrontando volentieri, perché in cambio ci stava dando tanto e ci stava concedendo la possibilità di essere di nuovo felici, insieme, su un sentiero. Perché un prezzo da pagare c'è in questo genere di esperienze, ma la moneta con cui ti ripaga è sempre esponenzialmente più bella. E anche questa seconda tappa è conclusa al secondo quile. Mi sa però che non sarà bello come quello che abbiamo visto ieri, No saloon. Divento un po'. Non sono sardo e ci già. sto. Incredibile. Diciamo i sardi? Sì, ma in Italia abbiamo tantissimi percorsi. Io infatti ho iniziato con i percorsi in Italia, magari anche quelli più vicini a me, perché sono facilissimi da fare. Uno magari è difficile che inizia se non ha qualche conoscenza, però alla fine è alla portata di tutti. Sì, ovvio che ti deve piacere la natura, il sacrificio, e un po' devi anche adeguarti a non avere le comodità tutti i giorni. Chiaro. Quindi, qui siamo stati 2 giorni su 3 senza telefono, senza internet, ed è una cosa che magari non tutti accettano, comunque vogliono provare. Però secondo me molti sono spaventati da non avere le comodità, ma poi quando effettivamente si trovano sul campo è una cosa che veramente ti piace e non vedi l'ora di farlo di nuovo. La mia vita sarà fatta di cammini, ogni tot cammino. Perché una volta che si inizia poi Anche se ogni tanto mi dico ma che stronzo che sono, che cammino come una bestia quando posso usare altre robe, invece no. Poi dico no, è proprio la riscoperta della camminata e della natura, secondo me è una cosa che dovremmo fare tutti. E sono aperto a tutto, però sono un pessimo organizzatore, per cui probabilmente quando capiterà, che ne so, il reel giusto o la proposta giusta da qualcuno, dirò subito di sì. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Giuse, tanti auguri a te. Che bellissimo! Quindi com'è avere 40 anni? Oh, con culo va! E così, festeggiando Beppe, ci stavamo avvicinando alla fine della nostra traversata, scaldati da un bicchiere di vino e dal nostro immancabile focolare, che anche quella sera ci ha fatto compagnia nel cuore della foresta. Stiamo aspettando solo te noi, ti muovi? Nottata è andata così, a parte Giuse che è stato l'unico a dormire come un facocero. Truppa pronta, oggi abbiamo pochi chilometri e ci avviciniamo un po' alla volta verso la fine di questa GTG. Where we are, I don't know where we are, but it will be okay. Where we are, I don't know where we are, but it will be okay. L'ultima decina di chilometri, gli ultimi metri di dislivello, le ultime folate di vento da far perdere l'equilibrio. Stavamo raggiungendo Passo Correboi, il punto finale della grande traversata del Gennargentu, dopo 2 giorni e mezzo dalla nostra partenza da Arizzo. Questa parte di Sardegna così aspra e incontaminata ci ha fatto faticare e godere per poco più di 40 km. Per i primi 2 giorni si è tenuta nascosta nella foschia, si è fatta conoscere metro dopo metro, svelando a poco il suo volto. E anche in questo ultimo giorno
ci ha voluto far sentire il suo carattere deliziandoci con vedute più ampie, sì, ma facendoci tenere gli occhi aperti sulle sue creste esposte al vento. Erano gli ultimi chilometri, ma avrei tanto voluto ce ne fossero altri, perché questo Gennargentu mi aveva letteralmente conquistato. Where we are, I don't know where we are, but it will be okay. Crash the car in Arizona on the interstate. People pulling over, crying, thinking we were dead. What was that? Driving in the rain. What was that? Calling out to me. I don't know what it means. Abbiamo chiuso? 2 ore e mezza. Bravi noi. Anche il sardo in arrivo? Abbiamo anche un lettino, Sei contento? Del lettino, dico. Bene, quindi GTG ufficialmente concluso. È stata una giornata rilassante, a parte il vento. Mamma mia. Tom non l'ha sofferto neanche un po' oggi il vento. Se non vi piace il vento, volete fare trekking in un'isola in generale, pensateci bene. Pensateci bene. Non ho rimorsi, ma vi dico solo di pensarci bene. E ascoltate queste giovani leve perché sono molto sagge al giorno d'oggi. Adesso facciamo una piccola merenda, penso, poi andiamo in agriturismo a mangiare, vero? Speriamo. Non sarebbe male. Aspettiamo che ci venga a recuperare il nostro uomo. E io ragazzi vi saluto. Raga, alla prossima. Ciao! Abbiamo fatto un cammino nella tua terra per il tuo compleanno sulla cima della Sardegna. Top. Feeling? Bellissimo, raga. Cioè, è troppo bello. Farlo nella mia terra è stata una cosa pazzesca. E arrivare sul punto più alto della Sardegna il giorno del mio compleanno, una bottiglia di vino sullo zaino che pesava già 10 kg minimo, è stato pazzesco. Pazzesco, un compleanno con delle persone forti. Bello. Poi alla fine ci siamo ribeccati dopo un anno da quando ci siamo conosciuti, perché oggi è Pasqua, Sì, Pasquetta, sì, è e vero. ci siamo conosciuti praticamente un po' dopo e si va a chiudere un po' in cerchio anche. È vero, ti devo dire che è un anno stranissimo in cui mi sento davvero migliorato, cioè 2 cammini diversi ma come se avesse davvero chiuso un cerchio di un percorso di vita e di introspezione. E proprio come ha detto Beppe, abbiamo chiuso un cerchio dopo un anno in cui abbiamo sperimentato quello che un cammino può lasciare all'interno di noi dopo averlo percorso. Ognuno a modo suo l'ha portato nella vita di tutti i giorni cercando di trasferire qualche insegnamento nella vita reale. E penso che proprio uno degli insegnamenti che lascia un cammino sia quello di coltivare le amicizie. Tom, Marco e Giuseppe sono 3 persone che senza un'esperienza simile non avrei conosciuto. E la cosa bella è che come ti apri in un contesto come quello di un trekking o di un cammino, non lo fai da altre parti. Lì si è tutti alla pari, non ci sono più mestieri e classi sociali, soldi e beni materiali discriminanti. Si è tutti uguali di fronte al godimento, alla fatica, allo stupore e al sentiero. Ecco che allora aprirsi ad un proprio simile diventa facile, perché ci si specchia in un'altra persona che ha vissuto, gioito e sofferto come te. E allora le barriere cadono e sentirsi capiti diventa la regola. Camminate, esplorate, faticate, divertitevi, ma vi do un consiglio. Se riuscite, condividete. Ciao a tutti ragazzi. Ciao! Raga, seguitemi.